Circa 2 anni fa, siamo nel 2024, quindi 2022, sono 2 anni, acquistai questo accessorio per praticamente duplicare, no, il Bluetooth audio da una fonte presente qualsiasi e per far diventare le casse Bluetooth, come avete visto ovviamente nel video, che ha riscosso un discreto successo e purtroppo adesso come tutte le cose ovviamente su Amazon spariscono, ma anche sugli altri store. Non so se adesso ce n'è un altro analogo, ma il discorso non è questo, sì, ce ne sono tanti, il discorso è che non si accoppia più con il eco di Alexa, quindi non si accoppia più, e quindi sono stato costretto a ovviamente a comprarne un altro che arriverà ovviamente nei prossimi giorni, ma ovviamente facciamo ovviamente il video di come dire, di presentazione di questo accessorio nuovo. Eccolo qua, e questo qua, vedete, questo qua che rispetto a l'altro ovviamente ha un'antennina, come vedete, quindi è un po' una cosa diversa. Ecco, io ovviamente l'ho preso con un coupon, come potete vedere qua, di 8 euro, quindi l'ho pagato 19 euro, mi sembra così, adesso poi lo andremo a pagare. E qui c'è anche l'altra versione che col display, ma sinceramente a me il display non interessa, che costa anche questo 29, ma anche qui c'è un coupon di 5 euro, ma a me il display non interessa, alla fin dei conti non mi interessa avere il display, perché anche perché voglio una cosa piccola, quindi deve essere abbastanza piccolina, e questo promette di essere ovviamente forse più performante. Vedete, possiamo collegare ovviamente tutto quello che vogliamo, casse, cuffie, quello che vogliamo, e vedremo come funziona ovviamente nel corso di questo video, che ovviamente dopo che arriverà continuerò. Adesso andiamo sul carrello, vedete che ovviamente io vado all'acquisto, vedete che praticamente ho avuto uno sconto di 8 euro, quindi 8 euro l'ho pagato 19,90 euro. Se promette di fare quello che è, allora saremo contenti, visto che anche il video il video precedente, il video di quell'altro accessorio che adesso non funziona più, è stato un discreto successo, quindi diciamo che era già selezionata wipe, vediamo un po', allora mettiamo la giusta, e quindi ha un discreto successo, quindi voglio dire, vediamo adesso questo cosa succederà, quindi arriverà presto e quindi questo video continuerà con la sua prova. Siamo qui su questo canale YouTube per far vedere un altro accessorio che permetterà di collegare i vostri fonti audio a questa scatoletta per poi diffonderlo nell'etere come fosse un accessorio Bluetooth. Se non avete una cassa Bluetooth, un qualsiasi televisore Bluetooth, questo accessorio ve lo fa diventare. Abbiamo già visto un altro accessorio su questo canale, ma come avete visto dall'introduzione del video è andato tutta a scatafusci, perché la buona qua dietro, senza nominarla perché se no si accende, non si collega più, o almeno si collega e poi si scollega. Ragazzi, non lo so come mai, non so come è venuto questo problema, ma così. E quindi questo sostituito, questo costa molto poco, adesso non mi ricordo cosa, comunque 30 euro, cosa del genere. Ho ordinato quello, mi sembra di aver ordinato quello che non aveva diciamo lo schermo era poco, invece mi è arrivato quello con lo schermo. Permette ovviamente di andare in trasmissione e ricezione, collegare 20 fonti audio tramite un jack 3,5 e anche fonti audio col cavo ottico, questo qua. Quindi andiamo a vedere cosa c'è nella scatola, ma prima di tutto io sono Babbo Natale, no, sono Gennaro, in questo canale si parla di tecnologia, ovviamente parliamo di applicazioni, accessori legati agli smartphone, ma qualche volta viene fuori qualche cosa di diverso, ma non vi porterò mai in aspirapolvere, questo sia sottinteso. Questo canale resta e diciamo speriamo cresce piano piano, perché si parla solo di queste cose qua legate al mondo degli smartphone. Quindi andiamo a vedere cosa c'è in questa scatola. Cosa c'è in questa scatola? In questa scatola c'è l'accessorio, l'apriamo, vedete che c'è scritto 3 in 1. Andiamo a aprire e c'è subito lui, molto carino perché ha anche un antennino. Fa rima, ma è la verità, perché ha un'antenna che si tira su, ecco qua, vedete? E permette una ricezione forse migliore. Questo non si sa, ragazzi.
Nella scatola cosa c'è? C'è un cavo ottico in dotazione, questi qua non costano pochissimo. C'è il manuale di istruzioni, viene fuori il manuale che io ho già distrutto abbondantemente, lo mettiamo qua. E qua sotto abbiamo ovviamente tutte le connessioni possibili. Abbiamo ovviamente il cavetto jack 3,5 3,5, abbiamo il cavetto ovviamente qua, no, cos'era questo? Aspettate, ho sbagliato. Sì, 3,5 3,5. Questo cavettino qua invece 3,5 è a RCA, quindi stereo, diciamo i soliti che si usano, e poi qua ovviamente abbiamo la connessione diciamo della rete, perché questo non va a batteria, questo non ve l'ho detto, non va a batterie, va solo con la connessione di rete, cioè dobbiamo solamente alimentarlo tramite USB tray e basta, non c'è più niente. Quindi possiamo mettere a posto tutto quello che non ci serve, il cavetto jack ce l'ho già collegato, quindi non è. Il cavo ottico no, perché non abbiamo una fonte ottica, ovvero non ce l'abbiamo ma non è qua in questa stanza. Andiamo a mettere anche via ovviamente il nostro manualetto e possiamo andare a collegare, ma prima di collegarlo andiamo a vedere come si accende e cosa c'è sul display. Cosa c'è sul display? Ma cioè, informazioni, ma poi è molto banale il suo utilizzo. Prima di collegare andiamo a vedere, non gridare, prima di collegare andiamo a vedere cosa c'è sulla scocca come diciamo buona usanza. Allora, abbiamo la fotocamera segreta dell'iPhone, ok? C'è il display, vedete io non ho ordinato col display, sono sicuro, forse poi mi sbaglio. Qui c'è il tasto ovviamente per accenderlo, questo qui, poi abbiamo il tasto del Bluetooth per ovviamente scollegare un dispositivo e collegarne un altro se teniamo premuto, e qua abbiamo il tasto che permette di andare in TX, RX e in bypass mode. Mentre questo qui serve solamente per quando siamo in modalità TX, per scollegare eventualmente un altoparlante che dobbiamo collegare, e lui ovviamente lo ricercherà nuovamente un altro, ok, o lo stesso. Invece in RX non abbiamo nessuna funzione, mentre abbiamo il manopolone, si chiama questo, vedete c'è proprio il manopolone che indica che se lo premiamo brevemente facciamo stop e pausa, quindi possiamo anche ruotare il tutto per andare a diciamo a modificare il volume. Dalla parte di qua non c'è niente, la ventina l'abbiamo già vista, e qua dietro abbiamo le connessioni. La prima ovviamente è la connessione alla tensione della rete, perché ho detto che non va a batteria. Secondo è il spinottino da 3,5 per andare a per essere collegato a una fonte audio esterna, e poi abbiamo anche il cavetto no, il cavetto non abbiamo più niente, perché il cavetto, che non vedo un brush, qua non c'è più niente. Il cavetto audio, diciamo il cavetto, eccolo qua, questo qua è il cavetto invece ottico, ok? Quindi abbiamo il cavetto ottico, ma noi andiamo a collegarlo ovviamente nel cavetto diciamo jack. Questo è l'ottico, giusto? Sì, questo è ottico 1, sì, ottico 1. E andiamo a collegarlo ovviamente in modalità col jack. Molto carino, dai, non è niente male come diciamo come accessorio, diciamo che possiamo anche carino da tenere in mano, diciamo che è bello anche da vedere, sulla scrivania ci sta bene, quindi non occupa neanche spazio e soprattutto non sporca e non impegna. Ma adesso è venuto l'ora di accendere, andare a collegare una fonte sonora per sentire veramente se veramente esce qualcosa, perché se no esce qualcosa, cosa l'abbiamo comprato a fare? Ce lo chiediamo tutti. Ok ragazzi, non ci resta che andare a accendere il nostro dispositivo. Io prenderò sempre la fotocamera nascosta del nostro iPhone. Andiamo, vedete, ho fatto vedere prima diciamo dove è diciamo, la tensione. Andiamo a collegarci mentre il cavetto USB-C e si accende automaticamente. Adesso vi faccio vedere però, ok, qui il tasto ovviamente vedete che sta pairing, sta praticamente cercando qualcosa, perché adesso l'ho sconnesso. Clicco lungo e il nostro dispositivo si spegne, ok? Riclicco lungo e il nostro dispositivo si riaccende. Forse sì. Qui ovviamente per andare a cercare un altro dispositivo, sconnettersi e cercare un altro, come ho detto prima. Qui invece abbiamo le tre modalità. Adesso siamo in RX, la seconda sarà TX
e la terza ancora, no, la seconda è bypass mode, la terza è TX, che sarebbe poi la prima, e siamo di nuovo nuovamente in RX. Qua c'è il nostro monopolone, l'abbiamo già visto prima. Adesso prendiamo il cavetto di connessione ovviamente jack, se non sentiamo una pizza, ed è proprio vicino all'alimentazione, vedete, proprio vicino all'alimentazione, quindi ce lo vado a mettere, se riesco a centrare il boggione. Ok, bene, mi raccomando, ok. E adesso non ci resta che fare questa diciamo operazione, andare nel nostro Bluetooth, vedete, eccolo qua, andiamo qua. Ora torniamo ovviamente nella fotocamera segretissima di iPhone e come per incanto vedete che c'è scritto ovviamente che è stato collegato a diciamo all'iPhone X di Gennaro. Ecco, ora per ragioni di copyright vi farò sentire, cioè andiamo a sentire una canzone che non esiste. Se avete visto il scorso video avete visto che è creata con l'intelligenza artificiale. Quindi ora non mi resto che tirare su il volume, ok, del mio diciamo della mia console e andare praticamente a cercare una chanson che l'avevo già messo qui. Adesso abbasso il volume, vedete, abbasso tutto, vado a fare play, vedete, abbasso e alzo. Siamo dentro un sogno. Stoppo. Ho fatto due circuiti in mente, un viaggio così profondo, oltre l'immaginazione. Passo dopo passo ci addentriamo. Stop. Revie. Volume. Ok. Ecco, tanto siamo in tempo. Tutto qui ragazzi, questo accessorio è di una semplicità estremia, quindi non trovo più il, scusate, mi sento un attimo, non trovo più il, perché ho messo anche sulla scrivania, poi vi farò fare un tour magari più bello del l'ho stoppato, sì, beh, siamo anche qua, un tour più bello dello studio, cosa sto facendo, quindi avete visto che questo accessorio è carino, anche l'antennina, quindi possiamo essere soddisfatti di questo acquisto e adesso tiriamo le conclusioni. Sapete che qua andiamo sempre a concludere il video tirando le nostre conclusioni, perché è giusto. Bene, mentre vado a staccare tutto, poi lo metterò al posto di quel povero tappino che si è rotto, o meno, non è che si è rotto, si scollega, quindi non è un collega, ecco. Non è più un collega, è uno scollega. Quindi andiamo a togliere tutto da mezzo, concludiamo dicendo che questo accessorio, pur essendo di fascia bassa come prezzo, diciamo che ha le sue belle caratteristiche e anche l'antennina, così magari non si stacca, ok, tanto facilmente diciamo dalla questa qua dietro, oppure da qualsiasi diciamo fonte sonora che vogliamo, ok. Quindi ragazzi, mi raccomando, se volete acquistare questo aggeggione andate nel link in descrizione, che ovviamente mi arriva qualche centesimo, così il canale può andare avanti, non è vero, va avanti lo stesso. E poi se volete condividere questo video con i vostri amici, se vi fa piacere di fargli conoscere questo accessorio, gli fate anche un bel regalo. Anche per Natale potrebbe essere un regalino da pochi, diciamo, decine di euro, però diciamo sempre una cosa carina. E se non l'avete ancora fatto è il momento per iscriversi al canale, ragazzi. Facciamo conoscere questo canale, crescere questa community, e soprattutto se volete ovviamente ricevere notifiche dei video che posterò, azionate la campanella. Con questo è tutto, ci vediamo al prossimo video.